Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sì, oggi sto parlando solo italiano in questo video. Pensavo che fosse figo fare un video in italiano, almeno per una volta dai, perché ogni giorno mi chiedono i miei iscritti italiani e non italiani del mio italiano, come ho imparato. Devo dire che ho imparato italiano vivendo qua. Ho cominciato a studiare italiano al liceo, ho studiato per 4 anni, in realtà non avevo un interesse in italiano veramente. Alla media ho studiato spagnolo. Quando vai al liceo puoi decidere se vuoi continuare con quella lingua o se vuoi scegliere un altro. E per italiano c'era uno scambio. In altre parole, se avessi scelto italiano avrei avuto la possibilità di andare in Italia, in Europa. Volevo farlo e quindi ho detto sì, faccio italiano. Non so niente della cultura, non so niente della lingua, ma faccio perché ho fatto spagnolo, quindi sarà molto facile andare tra le due. Italiano e spagnolo sono vicini, ma in realtà per qualcuno che è una madrelingua inglese è molto difficile perché all'inizio non riuscivo a differenziare, non so se questa è una parola, ma ogni volta che ho visto door ho messo puerta invece di porta e non sapevo perché è stato un errore. Quindi per me era molto difficile andare da spagnolo a italiano, ma vabbè, ho fatto il corso per andare in Italia. All'inizio non ho messo un sacco di tempo sulla materia di italiano perché, come ho detto, non avevo un interesse e volevo solo fare lo scambio bla 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 bla. Quindi ho fatto solo abbastanza per passare gli esami, ho studiato il vocabolario ed ho fatto il bassissimo livello per passare. Ho passato il corso con un buon voto. Quindi arriviamo al terzo anno di liceo, l'anno dello scambio. Quando ho fatto lo scambio non riuscivo a parlare italiano, non sapevo parlare italiano. Dopo 3 anni che ho studiato italiano, il mio italiano era malissimo, faceva schifosissimo, il mio italiano era così male, ok? Ma quando sono arrivata in Italia mi sono stata innamorata. Amavo questo paese e sapevo quando sono arrivata qua che volevo vivere qua. Dopo quell'anno, dopo lo scambio, ho deciso finalmente, ok, imparerò italiano, studierò italiano in un modo molto forte, giusto? Ma l'ultimo anno di liceo, il quarto anno di liceo, non abbiamo studiato più la grammatica di italiano perché in teoria abbiamo fatto tutto. Nello terzo anno abbiamo finito congiuntivo. L'unica cosa che non abbiamo fatto al liceo era tipo la condizionale con congiuntivo, ma abbiamo fatto tutta la grammatica. E il quarto anno abbiamo cominciato a imparare e leggere abbiamo letto Dante's Inferno, l'inferno, ma in realtà non era proprio inferno, era una versione più facile. Quindi sì, tutto il quarto anno ho fatto l'inferno e abbiamo fatto la politica, la storia d'Italia e per questa ragione so un sacco di cose d'Italia, so un sacco di geografia, so un sacco di storia, ma non sapevo parlare italiano. Quindi sappiamo la storia che ho provato a entrare alla Bocconi, mi sono accettata e poi mi sono spostata in Italia, Milano. Quando sono arrivata in Italia la prima volta, ancora come ho detto, non sapevo italiano e quindi niente, ho cominciato un corso all'università di italiano e ho reimparato tutte le cose che ho fatto al liceo, dall'indicativo, gli articoli, queste parole, bla bla bla, al congiuntivo condizionale. Sì, ho fatto un esame di livello B2 e ora sono qua. Sono arrivata a questo punto dove riesco a parlare italiano abbastanza con
comoda. Sì, sono comoda a parlare italiano. Lo so che faccio un sacco di errori quando parlo, ma per scrivere, per leggere non è un grande problema per me. Ho studiato italiano 5 anni e non riuscivo a parlare. Riuscivo a parlare solo dopo ho cominciato a parlare più con le madrelingue. È diverso imparare la lingua in un corso, frequentare un corso e parlare in un modo normalmente con le madrelingua. È completamente una cosa diversa. So italiano abbastanza bene. Non dico se sono fluente in italiano, penso che sono proficiente in italiano. Non devi fermare a provare, è una cosa che ci vuole tempo. Un mese fa non riuscivo a parlare così e probabilmente un mese dopo questo parlerò meglio. È una cosa che ci vuole tempo, devi mettere tempo. Non è un video lunghissimo, volevo solo parlare italiano per una volta sul mio canale e per tutti che volevano sentirmi parlare questa lingua, eccolo. Quindi, I hope that you guys found that this video was entertaining. Like and subscribe and leave a comment. Yeah, and I'll see you guys in my next one.